Ciao a tutti, sono Giovanni Ricciardella del ristorante Cascina Vittoria di Rognano. Oggi sono a Giallo Zafferano per farvi vedere la mia versione della colomba artigianale. Iniziamo! Cominciamo dal primo impasto. All'interno della campana inseriamo l'acqua a temperatura del rubinetto, lo zucchero, inseriamo il lievito madre, questo lievito che ha fatto 3 rinfreschi alternati 3 ore uno dall'altro. Lo vado a fare a pezzi piccoli, aggiungo anche il tuorlo a temperatura di frigorifero e in ultimo la farina. Inseriamo il gancio e a velocità media lasceremo impastare per almeno 15 minuti. Adesso l'impasto è ben incordato, fermiamo la macchina. Prima di toccare l'impasto mi ungo leggermente le mani con un panetto di burro e capirete che l'impasto è pronto quando, tirandolo, rimane bello resistente. Metto nuovamente l'impasto nella campana e continuiamo con gli altri ingredienti. Il tuorlo a temperatura fredda, facciamo amalgamare. In questo caso manteniamo la velocità minima. Il tuorlo è ben amalgamato, possiamo unire l'acqua. Possiamo aggiungere il burro, andremo a inserirlo in 3 parti, in questo modo non permetteremo all'impasto di surriscaldarsi. A questo punto possiamo trasferire l'impasto su una spianatoia leggermente imburrata e con le mani sempre unte diamo delle pieghe di rinforzo. Chiudiamo l'impasto e vado a inserirlo all'interno di un contenitore alto e stretto precedentemente imburrato. Aggiungo sulla superficie dell'impasto dei cubettini di burro che manterranno l'idratazione adeguata della parte superiore. Aspetteremo che l'impasto sarà triplicato di volume. Mi sono aiutato con dei segni per capire quando sarà pronto. Lasciamo l'impasto alla temperatura di 28-30 gradi. Ci vorranno circa 20-22 ore. Una volta pronto, trasferiamo l'impasto subito in frigorifero. Ecco, come vedete, il nostro impasto è perfettamente triplicato. Lo inseriamo all'interno della campana e aggiungo la farina. Facciamo girare l'impasto lentamente per 45 minuti, velocità minima. Ecco qui il nostro impasto, perfettamente, come vedete, bello incordato. Adesso questa maglia glutinica è pronta per accogliere tutti i prossimi ingredienti. L'accortezza che, siccome in questa fase l'impasto si è surriscaldato molto, dovranno essere tutti alla temperatura di frigorifero. Procediamo con il tuorlo. Continuiamo con gli zuccheri, lo zucchero e il miele. Il miele va ad arricchire ancora di più il gusto della nostra colomba, dando dei tocchi aromatici davvero incredibili. Appena assorbiti gli zuccheri possiamo continuare con burro, sale e vaniglia. Il burro è quasi amalgamato, adesso possiamo inserire, spezzettando la mano, la pasta di arancio. Terminiamo l'impasto della colomba con i canditi. Lasceremo girare i canditi per un massimo di 1 minuto. A questo punto trasferisco l'impasto sulla spianatoia sempre leggermente imburrata. Con le mani unte vado a dare delle pieghe di rinforzo. Chiudo col tarocco. Quando l'impasto avvolgerà completamente il candito come in questo modo, vorrà dire che avete fatto un ottimo lavoro. Inserisco la colomba all'interno di una boule leggermente imburrata. Ungo la parte superiore con del burro in modo tale da non far formare la crosticina. Lo lasciamo riposare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti. L'impasto riposato lo trasferisco sempre sulla spianatoia. Mani imburrate e diamo delle pieghe in questo modo. 3 sono sufficienti. Tiriamo fino a formare un filoncino alto in mezzo e un po' più sottile ai lati. Prendo lo stampo della colomba e inserisco all'interno l'impasto. Giro la colomba verso di me e in maniera delicata ma decisa allarghiamo fino a formare le ali. Questo spazio rimanente non vi preoccupate che poi si riempirà con la lievitazione. Prendiamo un sacchetto adatto ai lievitati e mettiamo dentro la colomba. Chiudo e la trasferisco su una teglia. Il tempo di lievitazione della colomba nel pirottino sarà di 12 ore circa. L'importante è mantenere una temperatura costante di 28 gradi. Abbiamo terminato il secondo impasto, adesso possiamo realizzare la glassa. All'interno della planetaria inseriamo
la farina di mandorle, l'amido di mais, lo zucchero, il sale, l'albume e in ultimo i semi della bacca di vaniglia. E con la foglia impastiamo tutti gli ingredienti a velocità media. A metà impastamento apriamo la planetaria e con un leccapentole aiutiamo ad abbassare gli ingredienti dal bordo della campana. Sono trascorsi 3 minuti, finiamo di amalgamare la glassa con il leccapentole. La consistenza perfetta dovrà essere questa. Vi do una dritta: se la glassa sarà troppo consistente aggiungete dell'albume, al contrario, se sarà troppo fluida aggiungiamo della farina di mandorle. Mi sono preparato un sac à poche all'interno di un contenitore alto e stretto, inserisco all'interno la glassa. Alziamo il sac à poche e con un tarocco spingiamo la glassa verso il basso. Facciamo un nodo e la possiamo lasciare riposare a temperatura ambiente. Possiamo glassare la colomba. Faccio un'incisione, partiamo dalla testa della colomba fino ad arrivare alla coda. Facciamo un secondo passaggio. Con una palettina stendo uniformemente la glassa. Dobbiamo ricoprire tutta la superficie della colomba. Ora decoro con le mandorle e gli zuccherini. Terminiamo la glassatura con una spolverata finale di zucchero a velo. Adesso possiamo infornare la colomba alla temperatura di 150 gradi per 60 minuti. Volendo, prima di sfornarla, con un termometro digitale preleviamo la temperatura a cuore, che dovrà essere di 94-96 gradi. Eccola la nostra colomba. Il profumo è pazzesco. La trasferiamo sul banco e con un ferro vado a inforcarla. La ribaltiamo in questo modo. Lasciamo la colomba in questo modo per almeno 8 ore. Mamma mia, che profumo! Un sogno, è buonissima, provateci!